Le Rock Rider di Decathlon hanno subito un notevole miglioramento rispetto alle versioni di qualche anno fa, quando venivano considerate bici con qualità discutibili. Oggi le Rock Rider offrono prestazioni e caratteristiche notevolmente migliorate, rendendole prodotti di grande valore nel settore delle mountain bike. Decathlon ha investito parecchio nell'aggiornamento dei materiali, delle tecnologie e del design delle Rock Rider per offrire ai ciclisti un'esperienza di guida più soddisfacente. Le mountain bike Rock Rider attuali sono la testimonianza degli sforzi compiuti dall'azienda per offrire biciclette di qualità elevata a un prezzo accessibile, rendendo la pratica del ciclismo più accessibile a tutti. Non solo, ma il modello Rock Rider 940S è utilizzato dal team di Coppa del Mondo Rock Rider Racing Team, dove nella stagione appena conclusa hanno ottenuto dei risultati veramente eccezionali. Motivo per cui sono tornato a spulciare nel catalogo Decathlon per valutarne i modelli e capirne le differenze. Prima di proseguire vorrei chiedervi di registrarvi al canale, a voi non costa nulla mentre a noi darebbe la possibilità di proporvi contenuti sempre più interessanti. Il modello che ho confrontato è la Rock Rider Race 900, disponibile in 3 configurazioni hardtail senza sospensione centrale e 3 configurazioni full con sospensione centrale. È importante notare che sebbene i montaggi siano di buona qualità, non montano i componenti del team di Coppa del Mondo ed anche il telaio ha un disegno diverso. Questo è anche il motivo per cui i prezzi non sono eccessivamente alti, come quelli di altri marchi che offrono bici con il massimo dell'eccellenza sul mercato e con cifre che superano anche i 10 e i 12.000 euro. Tuttavia, ciò non toglie che le Rock Rider Race 900 mantengano comunque un buon livello qualitativo e a un prezzo più accessibile. Le 3 configurazioni hardtail, quindi senza ammortizzatore centrale, costano 2.500, 3.000 e 3.300 euro, mentre le altre 3 con ammortizzatore centrale costano 3.000, 3.500 e 3.800 euro. Tutti e 3 i modelli hardtail hanno un telaio in carbonio da 1.980 grammi in taglia M. Il peso della bici montata in taglia S è di 10,4 kg, in taglia M 10,6 kg, L 10,7 kg, XL 10,9 kg. La trasmissione è uno SRAM Eagle GX a 12 velocità, ma sul modello da 3300 troviamo il GX e XS, che è il modello elettronico. Se non sapete come funziona un cambio elettronico, in descrizione troverete dei link dove spiego il tutto. La forcella per tutti e 3 i modelli è una RockShox Reba RL da 100 mm di escursione e dal peso di 1650 grammi. È una forcella molto valida, considerando che il top di gamma delle forcelle cross country di RockShox è la SID, il cui peso è di 1330 grammi, possiamo dire che la Reba RL poco si discosta dall'eccellenza. Per le ruote troviamo delle differenze. Il modello da 2.500 euro monta Mavic Cross Max in alluminio da 1.760 grammi, mentre i modelli da 3.000 e 3.300 euro montano Reynolds da 1.665 grammi in carbonio, quindi circa 100 grammi in meno. I copertoni sono degli ottimi Vittoria Barzo all'anteriore e Mezcal al posteriore, da 29 pollici per 2.25 pollici di sezione. Copertoni con cui ho corso la Swiss Epic e la Four Islands in Croazia e con cui mi sono trovato veramente molto bene. I freni, tutti i modelli montano gli stessi freni che sono degli SRAM Level T, con dischi SRAM Centerline da 180 mm all'anteriore e 160 mm al posteriore. La sella per tutti i modelli è una buona Physic Argo Vento da 230 grammi, con reggisella non telescopico in carbonio da 255 grammi. I pedali non li menziono neanche perché vanno sostituiti immediatamente. Ricordo che la maggior parte delle mountain bike, non solo Decathlon, sono fornite di pedali di base o nessun pedale. Primo, per una riduzione dei costi. Secondo, perché i produttori lasciano la scelta ai ciclisti per adattarsi alle loro preferenze. Sempre in descrizione troverete un paio di link che potrebbero direzionarvi su un giusto acquisto. Valutando il tutto, notiamo che l'upgrade alle ruote Reynolds in carbonio, anche se più leggere di soli 100 grammi rispetto alle Mavic in alluminio, comporta un costo aggiuntivo di 500 euro. Se si desidera una trasmissione elettronica insieme alle ruote Reynolds, l'incremento di prezzo raggiunge 800 euro. La domanda è: ne vale la pena? Personalmente ritengo che non sia un investimento conveniente. Il mio suggerimento obiettivo è optare per il modello base a 2.500 euro
e se necessario considerare l'acquisto di un reggisella telescopico, insieme sicuramente ai pedali. Nel caso non siate familiari con il concetto di reggisella telescopico, potrete trovare ulteriori informazioni nel link allegato nella descrizione. Ed ora passiamo ai tre modelli con sospensione centrale dal costo di 3.000, 3.500 e 3.800 euro. Il modello più economico da 3.000 euro ha un telaio in carbonio dal peso di 1.980 grammi in taglia M, quindi lo stesso peso del modello Hardtail, mentre i pesi con bici montata sono in taglia S 11,7 kg, M 11,8 kg, L 11,9 kg, XL 12 kg. Paragonando il modello Hardtail economico al modello Full economico, notiamo che queste tre componenti comportano un costo aggiuntivo di 500 euro e sono la forcella RockShox Rebuy RL da 120 mm e non 100 mm come nella Hardtail, che ha un peso di 1670 grammi, appena 20 grammi in più rispetto alla versione da 100. Secondo, l'ammortizzatore centrale Seedlux Select Plus. E terzo, i copertoni sono Hutchinson 29 pollici x 2.3 pollici di sezione. Andando a paragonare il modello da 3.000 con quello da 3.500 euro, otterrete la trasmissione elettronica SRAM GX AXS mantenendo le stesse sospensioni, le ruote in alluminio Mavic Cross Max, i freni e le gomme. Mentre salendo al modello da 3.800 euro avrete il modello più costoso con le ruote in carbonio Reynolds, che pesano solo 100 grammi in meno rispetto a quelle in alluminio. Secondo la mia opinione personale, suggerirei di rimanere sul modello da 3.000 euro e di investire in un buon reggisella telescopico e pedali di alta qualità, adattandoli alle vostre esigenze. In conclusione, confrontando i modelli Rock Rider di qualche anno fa con quelli attuali, si notano miglioramenti significativi sia in termini di componentistica montata, prestazioni e design. Insomma, Decathlon continua ad offrire valide alternative a prezzi accessibili. E con questo è tutto, vi saluto, vi ringrazio e ci vediamo alla prossima. Ciao!